Salve a tutti, mi chiamo Mauro Libertucci, sono un medico odontoiatra. Oggi sono qui perché voglio parlarvi di un dispositivo di mia ideazione che si chiama Irundo. Irundo è un dispositivo che ha lo scopo di facilitare il ripristino di una deglutizione fisiologica quando questa non fosse presente e fosse stata sostituita da un disordine della deglutizione, uno dei tanti disordini che ci sono. Questo dispositivo si manifesta sotto forma di un patch, che adesso poi vedremo nel dettaglio, e che si basa sull'utilizzo di una tecnologia che si chiama HIT. HIT sta per Holographic Information Transfer e quest'oggi sono proprio qui per spiegarvi sia come funziona Irundo, ma anche come funziona la tecnologia HIT che è alla base del dispositivo stesso. Per cui per fare questo diamo il via alla presentazione e iniziamo subito con la definizione di questo dispositivo, che è appunto il primo dispositivo a prevalente induzione ionica informata dei segnali elettromotori che facilita il ripristino di una deglutizione fisiologica. Detto così, è una definizione assolutamente complessa, non alla portata di tutti, che necessita di una spiegazione importante, ed è per questo che oggi sono qui per fare in modo che ognuno possa sapere esattamente come funziona l'Irundo e come funziona la tecnologia che è alla base di esso. Quindi innanzitutto andiamo a vedere come è confezionato, ve l'ho fatto vedere adesso. È confezionato all'interno di una bustina che poi ha uno stretch per cui è apribile, e all'interno è contenuto, come vedete, un patch. È confezionato in modo da riportare tutte le informazioni utili sia per il medico, l'odontoiatra, il logopedista che lo prescrive al paziente, e sia per il paziente stesso. Per tutte le informazioni di uso, compreso la FAQ, compreso il foglietto illustrativo che si trova all'interno, dovete semplicemente inquadrare questo QR code e andare sul sito www.irundoforlife.it, e oltre a tutte le spiegazioni che sto dando in questo momento, troverete scritte anche nella sezione istruzioni per l'uso tutta una serie di istruzioni, nonché anche una serie di video su come si apre la confezione, su come si applica la patch sulla pelle del paziente, su come si lava, su tutto. Quindi tutte le informazioni le troverete lì. Quindi io oggi non sono qui a spiegarvi questo, perché potete andarlo a fruire tranquillamente sul sito, ma sono qui per parlarvi di come funziona l'Irundo, ecco qua, questo vi sto mostrando il foglietto illustrativo, ve lo lascio qualche secondo, qualcuno così lo può screenshottare, e sono qui, come vi ho spiegato, per parlarvi, ripeto, www.irundoforlife.it, per parlarvi di come funziona l'Irundo e come funziona la tecnologia HT che sta alla base. La possibilità che mi è stata data di creare questo dispositivo nasce da un incontro di colui che ha sviluppato e brevettato la tecnologia HT, ovvero l'Holographic Information Transfer, che è Dario Spera, che vedete qui alla vostra sinistra accanto a me. Ho incontrato per la prima volta Dario nel 2023, da quell'incontro è nata una collaborazione stretta, da cui poi, dopo più di un anno di sperimentazione, è nata la patch Irundo. La prima volta che ci siamo conosciuti, ovviamente mi è stato presentato da un collega. Ho voluto assolutamente sapere quali erano le sue capacità, le sue competenze, quali fossero state gli utilizzi di questa tecnologia in passato, precedentemente a quello che io volevo utilizzare al momento. E alla domanda: Dario, mi puoi spiegare chi sei? Lui ha risposto tranquillamente dicendo: sono l'inventore e lo sviluppatore della tecnologia
HIT, e quindi Holographic Information Transfer, che nasce dall'utilizzo di teorie di fisica quantistica, ma soprattutto di nanotecnologie, che sono capaci di attivare dei processi metabolici, quindi dei processi che si trovano all'interno del nostro corpo, e questi vengono attivati attraverso l'induzione, attraverso l'utilizzo, scusate, di campi elettromagnetici, ovviamente prodotti dai dispositivi. Lui mi disse che era anche socio, quindi attivo di una società che si chiama Quantares, che ancora oggi, ma soprattutto in passato, metteva in commercio, produceva e metteva in commercio una serie di dispositivi basati sulla tecnologia HIT. Quindi mi fece vedere alcune pubblicazioni, tra cui questa, che come potete vedere nei materiali e metodi, we use a nanotechnologies based device Towpatch. Quindi sono andato poi a reperire sul Ministero della Salute, sul sito del Ministero della Salute, salute.gov.it. Vedete tra i dispositivi medici che sono praticamente presenti all'interno della lista in questo sito, vedete che già dal 2013 è stato depositato da parte della Quantares SRL un dispositivo con nome commerciale Towpatch. Quindi appurato che questa tecnologia fosse già utilizzata per la costruzione di altri dispositivi da oltre 10 anni, appurato tutte le competenze, le capacità e le conoscenze di fisica quantistica, di chimica di Dario Spera, gli affidai la realizzazione del mio progetto, che era quello di realizzare appunto la patch Irundo. Prima che si inizi un discorso che vi porterà all'interno di questa tecnologia, vi prego di rinfrancare il vostro corpo, la vostra mente con un buon succo di frutta. Perché in qualche modo questa immagine che vi sto mostrando mi aiuterà a spiegarvi quello che sto per spiegare, perché è abbastanza complesso e vorrei che voi veniate introdotti all'argomento veramente in modo molto molto semplice e didattico. Perché vi ho messo questa diapositiva? Perché se prendete ognuno di questi bicchieri, che contiene ognuno di questi un succo diciamo che proviene da un solo frutto, vedete arancia, pomodoro, kiwi, carota e quant'altro, possiamo paragonare diciamo l'estratto che si trova nel bicchiere del frutto come a un qualcosa di un estratto puro che proviene da un singolo frutto e che ha un singolo gusto, un singolo odore e un singolo colore tipico di quel frutto lì. Ma cosa succede se noi mescolassimo tutti questi succhi in un unico prodotto finale? Cosa succede al colore, all'odore e al gusto? Beh, succede che avremmo un qualcosa di unico che è dato dalla sommatoria di tutti questi gusti e varierà in base alle percentuali del frutto usato, varierà in base al momento in cui sono andato a ricavare questi estratti, perché magari da un giorno all'altro le cose cambiano, e quindi possiamo dire che questo succo finale può essere considerato come una sommatoria di colori e gusti e avrà un colore, un odore, un gusto unico, ok? Una sorta di risultante di quello che voi avete fatto. Quindi vedete che ho preso come esempio questo banale concetto, perché adesso vedrete che piano piano questo concetto vi porterà e ci porterà all'interno della tecnologia HT. Quindi procediamo con le nostre slide e vi dico subito che tutto quello che dirò da qui fin quando finirà questa relazione è una semplificazione. Che significa? Significa che i concetti che esprimerò sono veramente molto complessi e quindi tutto quello che dirò sarà semplificato al massimo, ma questo non significa che non è reale quello che sto dicendo, ma significa che è
un discorso semplificato per rendere cosciente chiunque guardi questo video, ma io sono a disposizione alla fine di questa relazione, vi darò i miei recapiti per spiegare e ampliare qualunque delle fasi che io ho toccato in questo discorso semplificato. Per cui comincio e innanzitutto vi dico che per spiegare bene come funziona l'Irundo e la tecnologia HIT dobbiamo parlare di onde elettromagnetiche. Quindi io mi tolgo di nuovo di mezzo e prima di parlare di onde elettromagnetiche, perché non tutti sono addentro alla conoscenza di che cos'è un'onda elettromagnetica, al solo scopo didattico voglio prima parlare di onde meccaniche, cioè quelle onde che a differenza delle onde elettromagnetiche si propagano in un mezzo fisico, ok? Che può essere l'aria, può essere l'acqua, può essere dei solidi, a differenza invece delle onde elettromagnetiche che sono capaci di propagarsi nel vuoto. Allora, vediamo qualche onda meccanica. Ecco, una delle onde meccaniche che sicuramente tutti conoscete è il suono. Perché? Perché ognuno di noi è dotato di un paio di orecchie e di un sistema per la raccolta delle onde meccaniche che noi definiamo suoni. Per cui se io prendo questo diapason, lo colpisco con il martelletto, il diapason creerà delle compressioni e delle depressioni nell'aria che lo circonda. Queste compressioni e depressioni inizieranno a irradiarsi dal diapason e queste compressioni e rarefazioni che sono generate nel mezzo in cui si stanno propagando, quindi in questo caso l'aria, si allontaneranno dal diapason e qualora andassero a colpire il nostro apparato uditivo sono in grado di generare poi, l'apparato uditivo è in grado di trasformare queste vibrazioni in dei segnali elettrici che una volta che hanno raggiunto la nostra corteccia vengono percepiti dalla nostra coscienza come rumori o suoni. Vedete che piano piano vi sto introducendo all'argomento clou, che saranno poi le onde elettromagnetiche, ma lo sto facendo partendo, vedete, dai succhi di frutta, arrivando, quindi sono partito dal gusto e dall'olfatto, adesso sono arrivato all'udito. E cosa voglio dirvi di questo? Che se noi ad esempio prendiamo uno strumento singolo, quindi ecco un violino, e iniziamo a strusciare con l'archetto sulle corde del violino, noi produciamo delle onde meccaniche, quindi anche qui produciamo dei suoni e il violino avrà un tipo di onda meccanica che una volta rilevata avrà una forma ben precisa che è anche riconoscibile dagli esperti del settore che possono vedere graficamente l'onda di un violino. Quindi questo può essere paragonato, nell'esempio che ho fatto prima, a un succo d'arancia o un succo di pompelmo o un succo di banana. Quindi uno strumento singolo è in grado di mettere un'onda meccanica sua, timbrica di quello strumento. Come il succo d'arancia sa d'arancia, l'onda meccanica prodotta dalle corde di violino sa, cioè è riconoscibile come suono di un violino. Ma se io faccio produrre la stessa nota con la stessa intensità, ad esempio ad una tromba, io otterrò un'onda meccanica differente. E stessa cosa se io farò produrre questa onda ad un'arpa. Quindi vedete che possiamo paragonare questi strumenti, tromba, violino, arpa e quant'altro, strumenti a percussione, strumenti a fiato, a singoli frutti che sono in grado di emettere singoli odori e singoli sapori. Ecco, questi strumenti sono in grado di emettere delle onde meccaniche singole e univoche e riconoscibili di quello strumento. Ma cosa succede se noi anche qui facciamo un bel frullato? Quindi prendiamo una serie importante di questi strumenti, li uniamo tutti insieme e gli facciamo suonare tutti insieme all'unisono, guidati da un maestro, una sinfonia. Beh, cosa succede? Succede che ci saranno onde prodotte dalle trombe e dai fiati, ci saranno onde prodotte dai violini, dalle viole, dagli strumenti
a corda, ci saranno come le arpe, i pianoforti, le percussioni, tutto sarà come una sorta di succhi estratti di singoli frutti che però andranno tutti quanti poi a miscelarsi in un suono unico, come se fosse un frullato creato con la fusione, con la unione di tanti succhi di frutti diversi. Quindi vedete come ho scritto qui la sovrapposizione degli innumerevoli segnali sonori dei singoli strumenti, quindi gli archi, i fiati, gli ottoni, le percussioni, crea una risultante sonora che è una singola forma d'onda. Non sono più centinaia di forme d'onda separate, ma queste si uniscono a formare una singola forma d'onda complessa, vedete, non periodica e irregolare, che rappresenta quell'orchestra in quel determinato momento ed è unica. Come vi ho detto prima, che unico era il succo creato dalla sommatoria di quei determinati frutti in quel determinato giorno, in quelle determinate percentuali. Quindi la stessa sinfonia suonata da due orchestre diverse in giorni diversi avrà una risultante sonora molto simile, ma assolutamente diversa, perché ogni risultante sonora sarà unica e in qualche modo irripetibile, un po' come le impronte digitali delle singole persone. Quindi, se andiamo a vedere questa risultante sonora di un'intera orchestra su un grafico, come potete vedere qua, e la facciamo animare, vedete che mano a mano che passa il tempo, voi ascolterete la risultante sonora di tutta l'orchestra, ma questa, vedete di che cosa è composta? In realtà all'interno è composta dalle singole onde sonore emesse dai singoli strumenti, ok? Quindi la risultante sonora che vedete in alto in verde che scorre nel tempo in realtà non è altro che la sommatoria delle risultanti sonore degli strumenti singoli. Ora vi faccio una domanda. Ma se qualcuno di voi volesse sentire una sinfonia e non può andare quel giorno al concerto, la risultante d'onda sonora di un'orchestra può essere ascoltata da una persona che quindi non può recarsi fisicamente al concerto? Beh, la risposta è sì. E sapete da quando? Dal 21 novembre 1877, da quando Thomas Edison inventò il fonografo. Che cos'è il fonografo? Il fonografo è uno strumento che, come vedete, poi adesso lo vedremo in azione, è composto da un rullo che vedete qui al centro della schermata, all'esterno del quale è avvolto un foglio di stagno, di carta stagnola. Su questo rullo c'è questo cerchietto che adesso vediamo muoversi, dove c'è una membrana di mica, quindi in grado di percepire le vibrazioni, le onde sonore provenienti da questo imbuto, e alla fine di questa membrana c'è un pennino che va a incidere l'alluminio. Girando questa manopola mentre si parla all'interno di questo imbuto, succede che le onde sonore fanno vibrare la mica fa vibrare il pennino, il quale inciderà l'alluminio in un modo unico e irripetibile. In questo modo qui, ora vi faccio vedere, vedete, la persona si avvicinava all'imbuto e stringeva bene il pennino, incominciava a girare quel cilindro attraverso la manovella e parlava, parlava. Edison addirittura, non sapendo cosa dire quel giorno, il primo giorno, raccontò una filastrocca. Dopodiché, come si faceva a riascoltarlo? Beh, è semplice, si spostava il pennino, si tornava indietro con la manovella, ok? Si tornava indietro con la manovella e, scusate, ho bloccato la relazione e vedete
quindi praticamente girando di nuovo la manovella si poteva ascoltare la voce registrata su questo rullo rivestito di alluminio. Ovviamente sapete bene poi come è andata a finire, sapete bene che l'invenzione di Edison venne perfezionata, all'inizio veniva usata principalmente ad esempio per registrare le voci delle persone. Qui vedete qualcuno che sta cercando di registrare, anzi ha registrato la voce di un capo indiano, ma le cose poi sapete bene che ebbero un'evoluzione importante, per cui si passò da rulli a dei piatti che giravano con dei dischi, i famosi grammofoni, su cui quindi i dischi non erano più in alluminio, erano in policloruro di vinile e venivano incisi tramite una puntina. E adesso vi mando avanti il video così potete vedere che poi la puntina, scorrendo all'interno del solco, non faceva altro che trasmettere le vibrazioni di nuovo a un cono che si trovava all'estremità opposta della puntina stessa per ricreare le sonorità. Come accade che un suono può essere inciso su una plastica e poi riprodotto e riascoltato fedelmente? Beh, poi le cose si sono evolute, addirittura il solco ha avuto modo di registrare un qualcosa di stereofonico, quindi un canale destro e sinistro, e in base, come potete vedere, alla frequenza più o meno alta e in base all'amplitudine anche più o meno alta, e registrando con una puntina mossa da due bracci, è stato possibile addirittura creare un solco a V che fosse stereofonico. Ecco, qui potete vedere una puntina diamantata che scorre all'interno del solco di un disco e che riproduce semplicemente strusciando. Ora vi faccio vedere un ingrandimento di questa puntina, semplicemente strusciando all'interno di questo solco, guardatelo ad altissimo ingrandimento, è in grado di riprodurre un'intera orchestra addirittura, quindi non dei suoni sgraziati o dei rumori, ma esattamente il suono di quell'orchestra, di quella cantante. Cioè voi riuscite a vedere in questi solchi, in questi graffi, in queste asperità, in queste montagne la voce di Mina? No, eppure c'è, lì dentro c'è l'impronta lasciata dall'onda sonora prodotta dalle corde vocali di Mina, oppure lasciata dalla sommatoria di tutti gli strumenti di un'orchestra. Non credo che nessuno di voi si meravigli del fatto che ci si possa riascoltare non solo la propria voce, ma anche un'intera orchestra o il canto melodioso di una cantante meravigliosa come Mina, facendo passare una puntina in un graffio. Ecco, questa è una cosa che noi la facciamo abitualmente. Oggi addirittura i vinili sono ritornati in voga, no? Tantissimo, hanno quasi, diciamo, cercano di soppiantare il digitale, eppure non ci meravigliamo più del fatto che noi stiamo ascoltando lo struscio di una puntina in un graffio, ok? Perché tutto questo discorso? Dove voglio arrivare? Allora, ritorniamo alla nostra relazione. Beh, voglio arrivare al fatto che ora vi mostrerò cosa hanno in comune un dispositivo come l'Irundo, ok, che serve a facilitare il ripristino della deglutizione nei soggetti che hanno perso la fisiologia di questa funzione, con ad esempio l'LP The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che vedete girare qui accanto all'Irundo. Beh, vi posso garantire che cosa hanno in comune queste due cose, che alla fine della mia spiegazione saprete esattamente anche voi cosa hanno in comune. Quindi vado avanti, e per capire come funziona Irundo vanno fatte tre premesse. Ok, la prima è come si propaga l'energia. Ok? Perché fino adesso abbiamo visto come si propagano le onde meccaniche, ma come si propagano le onde elettromagnetiche, ovvero l'energia nel vuoto, come si propaga? Cosa sono i quantum dots, ovvero i nanocristalli
che sono alla base anche di questa tecnologia, che sono utilizzati spesso da questa tecnologia. E poi che cos'è la tecnologia HIT? Ecco, una volta che abbiamo risposto, che io avrò risposto a queste 3 premesse, sarete in grado di capire esattamente sia che cos'è la tecnologia HIT e sia che cos'è la patch Irundo. Quindi iniziamo a vedere come si propaga l'energia. Negli anni 60 e 70 del XIX secolo ci fu un enorme progresso nella nostra comprensione dell'universo, quando il fisico scozzese James Clerk Maxwell si rese conto che la luce è composta da campi elettrici e magnetici oscillanti. I campi oscillano perpendicolarmente l'uno all'altro e sono in fase, il che significa che quando uno è al suo massimo lo è anche l'altra onda. Quindi capite che cosa sta dicendo? Che l'energia si trasferisce attraverso un'onda che è elettrica e magnetica e vedete che i suoi campi sono perpendicolari uno all'altro e sono in fase. Quindi quando un campo, quello rosso, sta al picco massimo, vedete che anche quello blu sta al picco massimo. Durante quegli 8 minuti in cui la luce sta viaggiando, l'energia è immagazzinata e viene trasmessa nei campi elettrici e magnetici della luce. Ora Poynting elabora un'equazione per descrivere il flusso di energia. E per trovare la direzione, metti le tue dita nella direzione del primo vettore, che in questo caso è il campo elettrico, e le arricci nella direzione del secondo vettore, il campo magnetico. Poi il tuo pollice punta nella direzione del vettore risultante, il flusso di energia. Quindi ciò che ci mostra sulla luce è che l'energia fluisce perpendicolare sia al campo elettrico che al campo magnetico ed è nella stessa direzione in cui la luce sta viaggiando, quindi ha molto senso. La luce trasporta energia dalla sua fonte alla sua destinazione. Ma la cosa sorprendente è questa, Liz, l'equazione di Poynting non funziona solo per la luce. Funziona ogni volta che ci sono campi elettrici e magnetici coincidenti. Ogni volta che hai campi elettrici e magnetici insieme c'è un flusso di energia. Ecco, avete ascoltato? Quindi, ora questi concetti che sono stati espressi in questo video li andiamo a vedere in questa slide. Aspettate che mi metto anche io vicino. Facciamo un recap, ok? Ricapitoliamo. Quindi l'energia si trasferisce attraverso, ok, onde elettromagnetiche e il pezzo che ha spiegato del vettore di Poynting serve a farci capire in quale direzione sta andando l'energia, ma non solo la luce, tutte le energie, ok? Anche i raggi X, anche i raggi gamma, le onde radio, gli infrarossi, gli ultravioletti. Tutte le energie si trasferiscono attraverso dei campi elettromagnetici e per capire la direzione in cui si stanno muovendo basta usare la mano destra e mettere il pollice nella direzione del campo elettrico e la dita della mano nella direzione del campo magnetico e a quel punto sapremo se l'energia sta andando in un verso o in un altro. Ma la cosa importante non è questa, la cosa importante è che qualunque forma di energia si trasferisce tramite un'onda elettromagnetica. Ora, che cosa dobbiamo conoscere delle onde elettromagnetiche? Dobbiamo conoscere una cosa sola che a noi ci interessa, ovvero la distanza che intercorre tra un picco massimo di un'onda e quello successivo, sia che può essere del campo elettrico che del campo magnetico, perché tanto sono in fase. Ecco, questa distanza si chiama lunghezza dell'onda e caratterizza l'energia che noi stiamo prendendo in considerazione. Quindi più questa lunghezza è ampia e più l'energia trasportata da quest'onda è piccola. Ad esempio, le onde radio hanno una lunghezza d'onda di 100 metri, per cui hanno un'energia bassissima, mentre i raggi ultravioletti o i raggi X hanno una lunghezza d'onda che va al di sotto del micron, parliamo di lunghezze d'onda che arrivano anche al nanometro e quindi hanno un'energia potentissima. Infatti, ad esempio, i raggi X attraversano tranquillamente il nostro corpo. Quindi, eccolo qua, ve l'ho scritto, la lunghezza d'onda diminuisce
con l'aumentare dell'energia trasportata da quell'onda. Ok? Ora, per capirci bene, qui sotto vi ho messo lo spettro delle onde elettromagnetiche e mi tolgo. Ok? Vedete? Qui sotto vi ho messo la lunghezza d'onda che va da 100 metri. Aspettate che vado avanti con le slide. Eccolo qua. Qui abbiamo l'energia bassa e qui abbiamo l'energia alta. Ad esempio le onde radio, vedete, le AM hanno 100 metri di onda, le FM 1 metro, TV, il radar, poi qui ci sono le microonde, ok? Ma a partire da 1 millimetro fino a 780 nanometri abbiamo i raggi infrarossi, cioè quel tipo di energia che il nostro occhio non riesce a percepire. Poi passiamo dai 780 ai 400, che è una banda che ci interessa molto e adesso scopriremo il perché, ma poi andando oltre i 400, cioè scendendo sotto i 400, scusate, andiamo a finire a 100 nanometri, 001 nanometri, che sono le lunghezze d'onda tipiche degli ultravioletti, dei raggi X e dei raggi gamma. Vi ricordo che un nanometro è la milionesima parte del millimetro. Ora, perché ci interessa questo spettro qua? Questo pezzettino qua? Perché quella è la energia che noi definiamo luce, ok? Noi definiamo luce semplicemente ciò che percepisce la nostra retina e percepisce la lunghezza d'onda che va circa dai 780 nanometri, dai 700 insomma ai 400, cioè dal rosso, passando poi per tutto lo spettro dell'arcobaleno fino al viola. Oltre il viola abbiamo l'ultravioletto, sotto al rosso abbiamo l'infrarosso. Che cambia? Nulla, sono sempre energie, solo che il nostro occhio non le percepisce e noi non le chiamiamo più luce visibile, le chiamiamo energie. Ma in realtà anche la luce visibile è un'energia. Se non esistesse l'occhio umano, sarebbe una delle tante energie presenti in giro nella creazione. Quindi andiamo avanti. Ecco qua, queste sono le varie lunghezze d'onda che vanno circa dai 740 a 700 fino ai 380 nanometri. Quindi come si propaga l'energia l'abbiamo capito. Ora dobbiamo capire cosa sono i quantum dots. Perché? Perché spesso sono utilizzati dalla tecnologia HIT e quindi è giusto che voi li conosciate. Ora, sappiate subito che questi quantum dots sono valsi il premio Nobel per la chimica nel 2023, quindi un paio di anni fa, a 3 illustri personaggi scienziati che chi li ha teorizzati, chi per primo li ha scoperti, chi li ha realizzati come punti colloidali, insomma vi metto la slide in modo tale che potete andarvela a leggere tranquillamente e studiare chi sono questi illustri scienziati che hanno dato modo di poter usare questa tecnologia, che oggi sono alla base di tantissime cose. Ad esempio ci si fanno i televisori di ultima generazione ed ora capirete perché. Che cosa sono questi punti quantici? In realtà sono dei contenitori, delle scatole, qui ne vediamo alcuni a forma di tronco di tetraedro, che poi sono esattamente quelli che uso io nella mia patch, che sono molto piccoli, quindi hanno dei diametri che vanno dai 2 ai 20 nanometri, ad esempio quelli che uso io, bene o male, sono da 5 nanometri e hanno delle pareti molto molto sottili che possono addirittura essere monoatomiche e all'interno delle quali sono confinati degli elettroni liberi. Quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente infinitesimale ed è talmente infinitesimale che hanno delle regole fisiche che poi non si riscontrano nella fisica macroscopica. Quindi hanno delle regole fisiche tutte loro. E una di queste è proprio quella che a noi ci serve tantissimo. Ecco qua, vediamo all'interno del quantum dot sono confinati degli elettroni liberi, queste palline blu che sono all'interno. Una delle loro caratteristiche è quella di essere fluorescenti. Che cos'è la fluorescenza? Quando una sostanza può essere detta fluorescente? Perché noi conosciamo la fosforescenza, perché spesso ci sono dei giocattoli fosforescenti, cioè che assorbono la luce e poi la riemettono
in un momento successivo. Invece la fluorescenza è una capacità differente del materiale. Quando una sostanza fluorescente viene colpita da un'onda elettromagnetica, assorbe l'energia e poi la rilascia con una lunghezza d'onda maggiore, quindi con minore energia. Ecco qua, vi ho messo un grafico, vedete ad esempio questa sostanza X di cui sto prendendo esempio, assorbe l'energia, ok, che ha un picco intorno ai 480 nanometri, X vedi, e la emette con un colore diverso, quindi con una energia diversa, intorno in questo caso a, che ne so, 520, 530. Quindi che significa? Che assorbe una energia più alta, quindi con lunghezza d'onda minore, quindi più carica, più energetica, e la riemette, è come se si prendesse una tangente, se ne prende una parte, quindi tu mi mandi la luce di un tipo e io te la emetto con energia diminuita. Ok, ma questo non è che lo fanno solo i quantum dot. Che cosa hanno di speciale i quantum dot? Di speciale hanno che, ascoltate bene, indipendentemente dall'energia che li eccita, emettono energia in base al loro diametro. Perché? Perché torniamo indietro, andiamo a prendere questo. Se prendiamo ad esempio questa sostanza e la colpiamo con un'energia a 480, vediamo che lui la emette a 520. Ma se io sposto questa energia e la metto a 400, magari lui mi emette a 480. Se mi metto a 420, lui mi emette a 440. Ok, quindi in base all'energia con cui colpisco la sostanza, l'emissione cambia. Ok? Ecco, nei quantum dot no, manco per niente. Questa è la loro caratteristica. Qui vedete 1, 2, 3, 4, 5 quantum dot di diametro differente, ok, da 2 nanometri, 2,5, 3, 5, 6, che vengono colpiti dalla stessa lunghezza d'onda, dalla stessa luce, in questo esempio blu, quindi una lunghezza d'onda abbastanza bassa, e vedete che a secondo della dimensione del quantum dot l'emissione cambia. Quindi passiamo da 500, 550, 600, 650. Quindi io sparo a tutti quanti la luce blu, invece di avere 6 luci diverse, invece di avere lo stesso gap come nelle sostanze che ho fatto vedere prima, questi sparano luci diverse a parità dell'energia che ricevono. E questa è una grande particolarità. Perché? Perché io, se voglio emettere un tipo di colore, basta che decido il diametro del quantum dot e so benissimo che questo emetterà luce rossa piuttosto che verde acqua. Ed ecco perché i quantum dot, poi essendo anche molto piccoli, adesso li usano per fare i televisori di ultima generazione, perché io mi scelgo il diametro e so che tipo di lunghezza d'onda posso emettere. Ovviamente tutto questo non me lo sto inventando, è riportato in letteratura, in decine di articoli, basta che andate su PubMed, scrivete quantum dot e troverete il mondo. Vedete, ecco, per esempio in questo articolo che sto mostrando c'è questa figura, dice mostra il cambiamento del colore di emissione della fotoluminescenza che varia con le dimensioni del quantum dot. Vedete lo stesso onda di prima, dice io colpisco il quantum dot con la stessa energia, ma a secondo del diametro, size of quantum dots, se è un diametro piccolo emetterà energie di questo tipo, quindi con più energetiche, se sono diametri abbastanza grandini emetterà energie meno energetiche. E andiamo avanti. Questa è la classica foto che trovate su Wikipedia, dappertutto, che vi fa vedere che colpendo dei contenitori con quantum dot di diametro diverso, con la stessa energia, questo produce colori differenti. Questo l'ho preso da Wikipedia, tanto per farvi vedere, vedi, punti quantici di dimensioni differenti emettono luci di lunghezza d'onda e quindi colore differente a causa del confinamento quantico. Questo è quello che c'è da sapere sui quantum dot. Ora bisogna addentrarsi e cercare di sviscerare bene il concetto di che cos'è questa tecnologia HIT, cioè cosa di fatto Dario Spera ha prodotto negli anni e cosa ha messo a punto. E vedrete che ha messo a punto un qualcosa
veramente, veramente, veramente performante, veramente che sposta i limiti delle nostre capacità anche di curare alcune patologie molto molto in avanti, ok? Allora, per capire che cos'è questa tecnologia HT vi devo introdurre nel mondo delle molecole e ricordare a tutti i medici che sanno benissimo, che hanno studiato chimica, che ogni molecola di qualunque tipo, io qui ecco ne ho messe alcune, la serotonina, l'anfitamina, la norepinefrina, l'aspirina, la dopamina e così via, è composta da un determinato numero di atomi posizionato in un determinato orientamento spaziale unico per quella molecola. E perché vi dico questo? Prendiamo una molecola a caso, ad esempio l'acido acetilsalicilico, ok? Una molecola antichissima, su papiri scavati veramente centinaia e centinaia di anni fa. È stato ritrovato per la prima volta che si usava la corteccia del salice per far abbassare la febbre. Ma perché vi voglio parlare dell'acido acetilsalicilico? Per farvi vedere come è composto. Vedete qui al centro lui ha un anello aromatico in cui sono attaccati poi dei radicali e in rosso ho messo gli atomi di carbonio, in verde quelli di ossigeno e in nero gli atomi di idrogeno. Ora, questi atomi come sono tenuti insieme? Sono tenuti insieme da legami in cui gli elettroni sono combinati tra i due atomi che sono insieme, quindi che so, legami di tipo covalente ad esempio, no? E quindi c'è un movimento di cariche. Ecco, sappiate che ogni volta che c'è un movimento di cariche c'è un campo elettromagnetico e questo campo elettromagnetico è unico del tipo di legame che c'è tra due particolari atomi. Ad esempio, il legame che c'è tra questo carbonio e questo ossigeno in questa posizione di questa molecola è un legame unico che non è uguale a tutti gli altri legami ossigeno-carbonio che trovate da altre parti, no, perché avrà delle microscopiche differenze per via del fatto che poi questo carbonio è legato a un altro carbonio che è legato a un altro che ha un idrogeno qui, quindi che succede? Che gli elettroni che si trovano a formare i legami all'interno di questi atomi avranno tutti quanti, formeranno dei campi elettromagnetici che si irradiano nello spazio circostante di tipo unico. E dove stiamo andando a parare qua? Vedete dove stiamo andando a parare? Stiamo andando a parare che se questo è unico, questo è unico, questo è unico, vedete? Ma non sono come le onde meccaniche prodotte da singoli strumenti unici che vi ho fatto l'esempio all'inizio. Quindi questo non solo possiamo paragonarlo a una tromba, ma a una particolare tromba posizionata all'interno di una determinata posizione all'interno di un gruppo di suonatori e di strumenti. Quindi, come vi ho detto prima, per quanto riguarda la fusione delle onde sonore, anche le onde elettromagnetiche sono vettoriali, per cui possono essere fuse a formare quella che viene chiamata una risultante energetica elettromagnetica di questa specifica molecola, ovvero questa è la nostra orchestra che sta suonando in questo momento e ha un'onda elettromagnetica generale che è unica nella sua posizione. Adesso mi tolgo in modo tale che possiate vedere meglio quello di cui sto parlando. Quindi torno un attimo indietro, tanto per farvi vedere che quindi questa risultante elettromagnetica generale derivata dalla fusione di tutti i campi elettromagnetici di tutti i legami presenti all'interno di queste strutture atomiche, ok, è unica come il risultato sonoro di un'orchestra che sta suonando in un determinato momento una determinata opera. Bene, andiamo avanti. Quello che devo dirvi, cioè la cosa più importante che voi dovete sapere, è che sappiate che la tecnologia HIT è in grado di fare un molding, cioè una copia
esatta della risultante elettromagnetica di specifiche molecole ad attività biologica e non. E questo non è una cosa da poco, perché fotocopiare una risultante elettromagnetica già richiede anni e anni di studio. Ma non finisce qui. Una volta che il mio acido acetilsalicilico, io ho la mia risultante elettromagnetica, io Dario Spera, non solo sono in grado di fotocopiarla, ma sono in grado di trasmetterla, ok, agli elettroni che sono confinati all'interno dei quantum dots, ok? Vedete, gli elettroni pervasi dal segnale che cosa subiranno? Subiranno un cambio del loro momento angolare, ovvero del loro spin, e per cui lo spin che si trovava in una determinata posizione, una volta bombardato con il segnale elettromagnetico proveniente da una determinata molecola, cambia il loro spin e, questa è la cosa più importante, attraverso un altro processo, sempre la tecnologia HIT, lo stabilizza. Quindi nessun'altra interferenza, nessun altro campo elettromagnetico sarà in grado di fare in modo che questo elettrone possa cambiare ciò che gli è stato, passatemi il termine, insegnato. Ok? Ora che cosa succede? Ecco che ora vi faccio vedere un video in cui vedete qui, potete vedere gli elettroni, lo spin degli elettroni che può essere orientato in qualunque modo all'interno del quantum dot. Nel momento in cui noi ci andiamo a proiettare attraverso la tecnologia HIT il segnale elettromagnetico dell'acido acetilsalicilico, questi elettroni a un certo punto si bloccano, pam, e si fermano in una determinata posizione e lì rimangono, vengono stabilizzati. Quindi andiamo avanti. Ora, vi ho detto prima, che in base al diametro di quantum dot questi sono in grado di emettere una determinata lunghezza d'onda quando vengono eccitati, quindi devono venire eccitati da qualcosa. Vedete, questo è piccolino, emette il blu, questo emette il verde e questo emette il rosso. Ho scelto questi colori perché sono esattamente i tre tipi di quantum dot che sono presenti all'interno della P-Cirundo. Quindi facciamo partire il video e vediamo che vedete, qualunque tipo di onda elettromagnetica che vada a eccitare il quantum dot, che può essere rossa, verde o blu, al quantum dot non gli interessa nulla, lui emette una lunghezza d'onda in base al suo diametro, chiamiamolo così, alla sua dimensione. Ecco, quindi questa è la particolarità dei quantum dot, ma badate bene, una volta che il quantum dot è stato eccitato, non emetterà soltanto l'energia in base al diametro, ma se è un quantum dot che è stato informato con tecnologia HT, trasporterà anche la risultante elettromagnetica di quello che gli è stato insegnato, sia che ci sia un'onda sul rosso, sul verde, sul blu o sull'infrarosso o sull'ultravioletto, oltre a trasportare l'onda in sé, oltre a trasportare l'energia, la trasporta informata di quello che la tecnologia HIT ha depositato all'interno dello spin degli elettroni. Quindi, una volta che arriva la fonte eccitante, l'elettrone fa un salto di orbitale, assorbe energia e nel ritornare nel suo orbitale, mi metto anche io a disposizione, nel ritornare nel suo orbitale non fa altro che rilasciare energia con all'interno quello che la tecnologia HIT gli ha depositato. Vi rendete conto? Sto parlando di qualcosa di estremamente sofisticato, di estremamente tecnologico, che permette, ad esempio, di fare in modo che, ora faccio un esempio, ritorno un attimo adesso a quella che è la chimica di base e vi dico, vi ricordate dove agisce l'acido acetilsalicilico? Per chi non se lo ricorda glielo ricordo io. Agisce nell'inibizione di un enzima che si chiama cicloossigenasi, che è quella poi
che è deputata, o deputato se vogliamo chiamarlo enzima, alla sintesi delle prostaglandine, che sono le sostanze che generano il dolore, che possono determinare l'aumento della temperatura, possono determinare l'aumento del muco gastrico. Quindi l'inibizione della sintesi, l'inibizione della cicloossigenasi possa all'inibizione della sintesi delle prostaglandine. Ma come fa l'acido acetilsalicilico a inibire questo? Beh, l'acido acetilsalicilico, adesso ve lo faccio vedere come fa, si va a legare con questa parte della molecola, che è il gruppo acetilico, ok? Si va a legare in questa zona qua. All'interno della cicloossigenasi, vedete, c'è un eme, e vicino a questo eme c'è questa protuberanza verde che non è altro che un amminoacido, si chiama serina, che sta in posizione 530, e una volta che il gruppo acetile si è attaccato in modo permanente, disabilita la funzione inattiva permanentemente la cicloossigenasi, e l'acido acetilsalicilico così degradato diventa acido salicilico. Ok? Quindi questo è il funzionamento chimico dell'acido acetilsalicilico. Ma cosa si può fare con la tecnologia HT? Ecco, dovete sapere che anche un essere umano è fatto di atomi, e quindi è fatto di atomi, è fatto di legami, e se fate 2 più 2, quindi avrà una sua risultante elettromagnetica generale data dall'intero organismo della persona. Ecco, ora vi faccio vedere un esempio. Ammettiamo che questa non fosse la risultante elettromagnetica di tutto il vostro corpo, di tutte le attività chimiche presenti all'interno e sulla superficie di esso. Bene, che cosa succede? Che se noi trasferiamo il segnale elettromagnetico emesso, il molding fatto dell'acido acetilsalicilico ai quantum dots presenti all'interno di questa patch, e andiamo ad applicare la patch nei pressi di questo campo elettromagnetico, o ancora meglio sul corpo, appiccicato sulla pelle della persona che emette questo campo, il campo elettromagnetico interagirà con il campo elettromagnetico emesso dagli elettroni dei quantum dot presenti all'interno di questa patch. Per cui che cosa succederà? Che la risultante prelevata dall'acido acetilsalicilico, o da qualunque altra molecola, ma poi vedremo che non è che si può fare con tutto, che è la copia della posizione degli elettroni esterni della molecola, andrà a interagire con gli elettroni della serina posta in posizione 520, alterandone comunque la funzione finché la patch emette il segnale. Su questo adesso ci sarebbe da fare un'altra diretta, perché le patch con tecnologia HT poi non emettono il segnale H24, ma lo emettono solo quanto serve, perché hanno un sistema che si chiama adattività, di cui non è proprio possibile parlare in questa spiegazione, perché altrimenti questa spiegazione durerebbe mezza giornata. Ma come vi ho detto all'inizio, sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimento, e magari questa adattività sarà oggetto di un mio video futuro. Quindi che succede? Niente, succede che di fatto la persona avrà degli effetti fisici e chimici del tutto simili a quelli dati dall'assunzione di una molecola chimica di acido acetilsalicilico. A volte li avrà un po' meno, a volte un po' di più rispetto alla chimica, ma di fatto quegli effetti sono riscontrabili, e la cosa bella è che sono riscontrabili anche in studi in vitro. Quindi parliamo di cellule, quindi non parliamo più di effetti placebo, non parliamo più di interazioni tra esseri umani che possono aver cambiato. In questo momento è già iniziata una sperimentazione in spettrofotometria di massa delle capacità delle emissioni provenienti dalla patch Irundo su determinate molecole, e anche questo sarà oggetto di una mia futura divulgazione. Quindi non stiamo parlando di effetti placebo o quant'altro, ma di veri e reali effetti riscontrabili biochimicamente, anche se poi sono stati indotti attraverso meccanismi elettromagnetici.
Quindi andiamo avanti sempre con il nostro discorso. C'è da dire che questo, perché altrimenti la vostra testa già si è aperta e si sarà fatta sicuramente la convinzione che perfetto, abbiamo risolto tutto, da domani non ci saranno più i tumori sul pianeta Terra. In realtà questo non è così, perché questo ad esempio non funziona con tutte le molecole che noi vorremmo trasferire all'interno del nostro corpo. Perché? Perché la maggior parte dei farmaci che noi assumiamo, delle molecole che noi assumiamo, non sono dei farmaci diretti come l'acido acetilsalicilico, che va direttamente, viene assorbito e poi va ad acetilare la serina in posizione 530, ma sono dei profarmaci, quasi tutti. Quindi facciamo l'esempio non reale, ripeto, non è un esempio reale, ammettiamo che l'acido acetilsalicilico, una volta entrato nel corpo, sarebbe totalmente inerte e dovesse essere trasformato prima in acido salicilico per poter essere attivo, cosa che non è, anzi è il contrario, sto facendo un esempio. Se io mettessi acido acetilsalicilico nella patch, una volta trasmesso al campo elettromagnetico della persona, alla risultante elettromagnetica della persona, non avrebbe assolutamente effetto. Perché? Perché sulla persona l'effetto ce l'avrebbe la molecola deacetilata. Quindi tutti i profarmaci, come alcune vitamine, alcune altre cose, non possono beneficiare della tecnologia HIT, ma moltissime invece molecole, come tantissime molecole antiossidanti, ce ne sono veramente un elenco molto 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 lungo, possono essere inseriti in patch e assunte per via elettromagnetica. Ok, bellissimo. Adesso abbiamo capito come funziona la tecnologia HIT, o quantomeno ne abbiamo i rudimenti, e quindi possiamo capire come poi il dottor Libertucci si sia messo un giorno a dire all'ideatore di questa tecnologia: ascoltami, io voglio fare un patch che serve a ripristinare, facilitare la deglutizione disordinata all'interno di quei pazienti che hanno perso questo meccanismo fisiologico, e ho un'idea di come fare. Ecco, che cosa gli ho chiesto a Dario Spera? Innanzitutto ero già a conoscenza che all'interno di Quantum Dot e comunque la tecnologia HIT era in grado di trasferire a Quantum Dot o ad altre sostanze non solo segnali di molecole biochimiche attive sul corpo, ma anche segnali elettromagnetici di qualunque tipo. Per esempio, quelli registrati da un elettromiografo dalla muscolatura dei muscoli masticatori, elevatori e anche di qualche abbassatore durante l'atto della deglutizione, e vedrete che questo è esattamente quello che ho fatto. Ora vi farò vedere perché e vi spiegherò tutto quanto. Quindi andiamo avanti. Quindi ripeto che la cosa che devi conoscere è che HIT può trasferire ai quantum dots qualunque segnale elettromagnetico, non solo onde radio, infrarossi, luce, ultravioletti e quant'altro. Ed ecco che mi è nata l'intuizione. Come già mi sono spoilerato, ho fatto un'elettromiografia di 200 pazienti con deglutizione fisiologica e ne ho registrato i segnali. Oh, scusate, qui c'è un errore, sono 120 pazienti, scusate, c'è un errore, è stato scambiato lo 0 con l'1 ed è stato invertito. 120 pazienti con deglutizione fisiologica, e registrare i segnali, quindi i picchi, quindi la forza, il timing di attivazione dei muscoli durante l'atto della deglutizione. Di quali muscoli? Innanzitutto muscoli di destra e di sinistra, ma sono il massetere, il temporale anteriore, il temporale medio, il temporale posteriore, l'optericoideo interno e il digastrico anteriore. Vedete che ho cominciato proprio dal massetere, che ritengo essere uno dei muscoli più importanti dell'apparato stomatognatico. Ovviamente i muscoli di destra poi sono stati registrati anche a sinistra. Beh, che cosa ne abbiamo fatti di questi singoli strumenti musicali? Non abbiamo fatto altro che fonderli in una risultante elettromagnetica unica, quindi il nostro concerto. Ora vi sposto affinché voi possiate vedere bene tutta la slide.
E abbiamo prodotto che cosa? Abbiamo prodotto l'orchestra, abbiamo prodotto il segnale unico, ovvero abbiamo prodotto la risultante elettromagnetica di tutti i segnali registrati non solo in questi 12 muscoli, ma su 120 pazienti, quindi il segnale è medio di tutti quanti. Ecco, su questo, se mi permettete, ci metto la mia firma perché? Perché praticamente è stato un lavoro enorme, ok? Poi che cosa ho fatto? Beh, semplice, ho trasferito questo segnale a Dario Spera e gli ho chiesto di introdurlo all'interno di una patch che potesse poi restituire questi segnali ai pazienti che ne avessero la necessità. Quindi vi ricordate all'inizio la definizione di Rundo, quella complicata? È il primo dispositivo a prevalente induzione ionica informata dai segnali elettromotori che facilita il ripristino di una riduzione fisiologica? Ora, la parte sotto sicuramente l'avete capita. Manca questa a prevalente induzione ionica. Che significa? Perché non parlo di quantum dot? Perché dico a prevalente induzione ionica e non dico a induzione ionica? Ecco, adesso ve lo spiego. Allora, perché Irundo trasferisce il segnale dalla patch al paziente con due metodi. Il primo metodo lo conoscete già, e quindi è l'energia emessa dai quantum dot che devono essere eccitati da, esempio, raggi infrarossi, luce, ma le patch di solito stanno attaccate sul corpo, il corpo è caldo, emette raggi infrarossi e sta alla luce del sole, alla luce artificiale, quindi eccita i quantum dot sparano il segnale e lo sparano in formato di quei segnali elettrici presi dagli elettromiografi. Ma non uso soltanto i quantum dot, uso delle cariche generate da materiale piezoelettrico e piroelettrico. Che cos'è un materiale piezoelettrico? È un materiale che, se sottoposto a una pressione meccanica, emette delle cariche. Ok? Che cos'è un materiale piroelettrico? È un materiale che, se sottoposto a calore come quello del corpo, emette delle cariche. Ecco, che cosa ci voglio fare di queste cariche? Semplice, voglio generare una differenza di potenziale tra le cariche presenti nella patch, che si formano nel momento in cui la patch viene indossata, e le cariche presenti nel corpo della persona. Generare una differenza di potenziale e quindi generare un'onda elettromagnetica. Vi ricordate che ogni volta che c'è un trasferimento, un movimento di cariche, c'è un movimento di energia, c'è un'onda elettromagnetica? Beh, ogni volta che c'è un'onda elettromagnetica, se è stata informata con la tecnologia HT, quell'onda trasferisce il segnale. Quindi ho voluto inserire nella patch ben due sistemi di trasferimento: i quantum dot, che ormai conoscete benissimo, e anche dei generatori di carica che possono fare un qualcosa che adesso vi spiego meglio. Ok? Perché? Perché tra l'altro, come vi ho detto, Irundo è a prevalente induzione ionica, quindi significa che la parte destra di questa slide è quella che prevale, cioè c'è molto più induzione ionica di quantum dot, e poi vi spiegherò anche il perché. Quindi andiamo a rivedere un attimo il disegnino dei quantum dot e incominciamo a parlare della parte dei quantum, cioè quella parte di segnale che è trasferito dai quantum. Quindi vedete che questa volta i quantum dot, sì, vengono eccitati da qualunque forma di energia, qui dietro blu, verde, rossa, emettono solo rossa, solo verde o solo blu, ma la emettono informata, ve la ricordate questa pallina blu, della risultante elettromagnetica di 120 persone che deglutiscono bene. Ok? Ma ho voluto anche decidere il diametro di quantum dot in modo tale da decidere quale fosse il tipo di lunghezza d'onda che doveva trasferire questo cavaliere. Perché? Perché se questo è il cavaliere ed è colui che porta il messaggio all'energia del paziente, vi dico subito che è importante un pochino anche il tipo di cavallo. Perché? Perché infatti io ho voluto scegliere la lunghezza d'onda degli 800 nanometri. Ecco, questo è il grafico che è allegato ai quantum dots che utilizzo io nell'Irundo, e vedete che
assorbono energia con lunghezze d'onda inferiore ai 7,50 ed emettono un picco proprio qui negli 800 nanometri, quindi una luce infrarossa non visibile. Ma questo è il cavallo, il cavaliere, ricordatevi che è sempre il mio segnale. Poi c'ho il mio segnale dei muscoli masticatori. Ho usato la 525, cioè questa lucina verdognola, con sempre il cavaliere sopra, e ho usato anche la 4,45. E perché ho voluto usare 3 cavalli diversi per trasportare lo stesso cavaliere? Ve lo spiego subito. Perché queste 3 lunghezze d'onda? Perché se andate a vedere i picchi di assorbimento, ad esempio dell'emoglobina, dell'ossiemoglobina, che è questa linea rossa, vedete che i picchi più alti di assorbimento sono 3 e uno intorno agli 800, lo vedete qua? Uno intorno ai 5,70, 5,50 e uno intorno ai 400 e rotti, e che sono esattamente le 3 lucine che io ho messo all'interno del mio irundo. Perché? Perché così il cavaliere trasporta il cavallo, trasporta il cavaliere, che è sempre lo stesso, ma lo trasporta con 3 cavalli diversi, e in particolare questi 3 cavalli sono molto molto affini all'energia dell'emoglobina, dell'ossiemoglobina, e per cui, siccome l'emoglobina gira per tutto il corpo, adesso mi tolgo da qua, sappiate che questo è meglio di mettere energie a caso, ok? Eccolo qua, 800 becca qua, l'altro mi becca qua e l'altro mi becca qua su. Quindi non solo abbiamo i quantum dot, ma poi abbiamo con i 3 cavalli con lo stesso cavaliere. Ma questo cavaliere, quello blu, quella pallina blu che è la sommatoria di tutte e 120 le persone, lo mettiamo anche in un campo elettromagnetico generato da cariche in movimento. In movimento non significa che si trasferiscono al paziente, significa che si muovono. Le cariche si muovono, e adesso ve lo faccio spiegare bene in un video. E ricordatevi che queste cariche sono generate, come vi ho detto prima, da materiale piezoelettrico e piroelettrico, che si trova in uno degli strati che compongono il rundo, che dopo vedremo uno per uno. Ok? Ora ascoltatevi bene questo video, perché vi spiego bene, ma proprio bene, anzi mi metto qui così almeno mi vedete meglio, vi spiego benissimo come il movimento delle cariche generate dai materiali piezoelettrici e piroelettrici generi un campo elettromagnetico che poi è quello che trasporta il segnale. Quindi il paziente non riceve assolutamente nessuna carica elettrica. Guardatevi bene questo video, ok? Quindi buona visione. Ma la cosa sorprendente è questa, l'equazione di Poynting non funziona solo per la luce. Funziona ogni volta che ci sono campi elettrici e magnetici coincidenti. Ogni volta che hai campi elettrici e magnetici insieme c'è un flusso di energia. Per illustrare questo, prendiamo in esame un semplice circuito con batteria e lampadina. La batteria da sola ha un campo elettrico, ma poiché non ci sono cariche in movimento, non c'è campo magnetico, quindi la batteria non perde energia. Quando la batteria è collegata al circuito, il suo campo elettrico si estende attraverso il circuito alla velocità della luce. Il campo elettrico spinge gli elettroni, accumulandoli su alcune superfici dei conduttori, caricandoli negativamente, mentre altre superfici rimangono cariche positivamente a causa dell'esaurimento degli elettroni. La carica sulle superfici dei conduttori crea anche un campo elettrico fuori dai fili, e la corrente all'interno dei fili crea un campo magnetico fuori dai fili. Quindi ora c'è una combinazione di campi elettrici e magnetici nello spazio intorno a questo circuito. Quindi, secondo la teoria di Poynting, l'energia dovrebbe fluire. La direzione del flusso di energia può essere determinata utilizzando la regola della mano destra. Intorno alla batteria, il campo elettrico è diretto verso il basso e quello magnetico verso lo schermo. Quindi scopri che il flusso di energia è verso destra, lontano dalla batteria.
Lungo i fili puoi usare di nuovo la regola della mano destra per determinare che l'energia fluisce verso destra. Questo è vero per i campi lungo il filo superiore e il filo inferiore. Al filamento il vettore di pointing punta all'interno della lampadina. Quindi la lampadina sta ricevendo energia dal campo. Se fai il prodotto vettoriale, scopri che l'energia proviene da tutto intorno alla lampadina. Prende molte strade dalla batteria alla lampadina, ma in tutti i casi l'energia viene trasmessa dai campi elettrici e magnetici. Le persone credono erroneamente che tu stia pompando o acquistando elettroni, il che è completamente sbagliato. Per molti anche oggi è controintuitivo pensare che l'energia fluisca nello spazio attorno al conduttore. Ci sono alcune cose da notare. Sebbene gli elettroni vadano in entrambe le direzioni, lontano e verso la batteria, tramite il vettore di pointing si scopre che il flusso di energia va solo dalla batteria alla lampadina. Questo dimostra che l'energia è trasportata dai campi, non dagli elettroni. Quanto si spostano gli elettroni in questa minuscola cosa di cui parli? Si muovono appena, probabilmente non si muovono affatto. Ecco, avete sentito? Ora mi rimetto io in primo piano e vi spiego come stanno le cose. Quindi, quando voi applicate l'irundo sulla pelle, il materiale piezoelettrico e piroelettrico incomincia a generare delle cariche. Quindi abbiamo un campo elettrico, ma sta fermo lì. E quindi non produce nessuna energia. Ma siccome la patch è attaccata alla pelle e c'è una differenza di potenziale, le cariche cercano di andare a muoversi nella direzione del paziente e in quel momento si genera un campo elettromagnetico e quel campo elettromagnetico viene trasferito, compreso del cavaliere dei segnali dei muscoli masticatori che io ho registrato. Ma come avete potuto vedere, gli elettroni non si muovono affatto. Come non si muovono affatto gli elettroni della corrente elettrica che arriva dentro casa vostra? Vi hanno mai detto che la corrente che arriva nelle vostre case si chiama corrente alternata? Sapete che cosa significa? Che non c'è un flusso di elettroni dalla centrale a casa vostra, perché è alternata. Quindi gli elettroni si muovono avanti e indietro all'interno di un conduttore. È come se prendete un grosso tubo di plastica, ci mettete dentro una catena, ok? Il tubo di plastica è immobile e voi scorrete questa catena all'interno del tubo e questo scorrimento determina il trasferimento dell'energia, ma in realtà la catena non struscia dentro il tubo e arriva dentro casa vostra, quindi non c'è un reale trasferimento di cariche al paziente. Quello che viene trasferito è un campo elettromagnetico che si genera nel momento in cui la patch va a contatto con la pelle, calore e contatto generano le cariche generano un campo elettromagnetico, il campo elettromagnetico si trasferisce al paziente senza trasferimento di elettroni. Questo è importantissimo perché eccolo qua, determina che se voi avete capito bene cosa c'è dietro questo discorso, e quindi non solo gli elettroni che fanno accendere la lampadina, ma è dell'energia che la fa accendere, che si propaga sia da una parte che dall'altra, arriva da tutto intorno, ok? Quindi non sono le cariche che fanno accendere la lampadina, e nello stesso modo nel campo elettromagnetico della persona, quando voi andate ad applicare l'irundo, ok? La parte ionica, la famosa trasmissione ionica, ok? Non è il trasferimento degli ioni al paziente, ma è il campo elettromagnetico che, generato da questa differenza di potenziale, porta energia informata dei muscoli masticatori mentre i pazienti deglutiscono in modo fisiologico. Ed ecco perché potete tranquillamente, e io ho applicato su me stesso, su mia moglie, e applicherei su tutti i miei figli se ne avessi, ma per me i figli degli altri sono come i miei, la patch irundo con totale serenità. Primo perché avete visto che sulla confezione, su questa confezione qua, scusate che mi rimetto qui, su questa confezione c'è un marchio CE qui dietro, il che significa che è costruito rispettando le norme della Comunità Europea.
e secondo perché vi ho appena spiegato l'innocuità del dispositivo. Ok, ora l'ultima cosa che vi devo far vedere, perché adesso avete cominciato a capire bene, quindi ricapitolo, i miei patch trasferiscono energia informata dei muscoli masticatori dei soggetti sani attraverso due sistemi, quantum dot e induzione ionica. Per quanto riguarda i quantum dots, questi che vi sto facendo vedere sono i reali quantum dots che ho usato io, questi sono quelli che emettono l'infrarosso, quelli che sparano a 800 nanometri, scusate, questi sono quelli più piccolini, quelli da 5 nanometri, ok? Eccoli qua, sono dei tronchi di tetraedro come forma, ma questo ve lo dico giusto così a scopo di curiosità per farvi conoscere un minimo di quello che è la tecnologia che si trova all'interno di questa patch, e la dimensione esatta per emettere un'onda elettromagnetica da 5,25 che mi andava a beccare quel secondo picco dell'emoglobina. Ecco, questi poi sono fisicamente proprio i quantum dot che Dario Spera compra per me, che come vedete irraggiati da luce ultravioletta emettono, vedete, una colorazione verdastra, e se lo fate al buio vedete che voi non la vedete la luce ultravioletta che sta colpendo i quantum dot, ma vedete la luce verdastra emessa dalla soluzione. Se poi andate a fare una foto al microscopio elettronico, vedete tutte queste macchioline nere. Queste macchioline nere, ognuna di queste è un quantum dots da 5 nanometri, all'interno del quale potete vedere questi puntini sono i singoli atomi che compongono il quantum dot da 0,21 nanometri. Ok? Come è costituito quindi Irundo? Eccolo qua. Facciamo uno spaccato, ok? E andiamo a vedere che cosa c'è. Allora, innanzitutto vediamo quali sono le componenti attive dell'Irundo, ok? E sono tre. Ci sono tre strati di composto attivo. Il primo, ve l'ho detto, sono i materiali piezoelettrici e piroelettrici che producono le cariche che generano la differenza di potenziale con la pelle, e lo fanno per 45 giorni. Al momento abbiamo deciso che il tempo necessario per il trasferimento di questi segnali ad un paziente è di 45 giorni. Se poi questa cosa dovesse risultare troppo poca, cosa che in questo momento non è, creeremo il sistema magari per farlo durare un po' di più. Ma ad oggi 45 giorni nelle centinaia e centinaia, anzi nelle migliaia di pazienti che hanno indossato Irundo, perché dal mese di marzo sono state vendute 5.000 patch già in tutta Italia, hanno dimostrato ai clinici che nel 99,9% dei casi 45 giorni sono più che sufficienti per trasferire il segnale. Poi che cosa abbiamo sotto? Questo secondo strato verde in cui ci sono dei quantum dots informati con tecnologia HIT, quindi i famosi 3 quantum dot, quelli da 800 nanometri, quelli da, ve l'ho spiegato, 5,25, 4,75 e così via, dei vari colori, ormai sapete tutto. Poi c'è uno strato qui sotto, di cui non vi ho parlato, che è composto da converting nanoparticles, che sono delle, che è quella parte grigia, che è quella che va a contatto con la pelle, che sono delle sostanze che hanno uno scopo di stabilizzazione del dispositivo, che posso spiegarvi tranquillamente, ma che vi ripeto entrerei in un dettaglio molto tecnico che mi richiederebbe almeno mezz'ora, 40 minuti per la spiegazione. Per cui sappiate che non sono la parte attiva adesso del dispositivo, hanno lo scopo di stabilizzatori e di potenziatori delle parti attive, e per cui possono essere tralasciati da questa spiegazione. Poi che altro c'è? Beh, sopra c'è una stampa, la stampa grafica, questo righino bianco che vedete qui, e sopra ancora c'è uno strato di mylar trasparente che protegge il tutto. Ecco, questa è la composizione esatta del Irundo. Ora vi dico l'ultima cosa, che è il motivo per cui ho deciso che all'interno del Irundo fossero presenti sia quantum dots che materiali piezo e piroelettrici, e l'ho fatto per un motivo. Perché?
Perché volevo che il mio segnale venisse trasferito intanto al paziente attraverso quella generazione di cariche con i materiali piezo e piroelettrici per quel periodo di 45 giorni e non di più. Perché? Perché la patch non è un palliativo chimico, cioè non è un qualcosa che tu hai il mal di testa, ti prendi l'aspirina, se poi smetti di prendere il mal di testa ce l'hai ancora. E no, perché questa non è una cura. La cura è qualcosa che a mio avviso trasferisce un segnale ad una persona, lo fa in maniera definitiva, cioè vuoi imparare ad andare in bicicletta, non è che ogni volta che ci devi andare devi prendere il maestro. Ti insegno una volta per un mese e mezzo esattamente come si contraggono questi muscoli, in che tempi, in che forza, e te lo insegno per 45 giorni, dopodiché devi averlo imparato. E sta al clinico che somministra, che applica la patch al paziente, seguire il paziente nei miglioramenti che accadono e guidarlo verso la soluzione del problema definitiva e quindi impedirgli di avere la dipendenza dalla nanotecnologia, dalla patch. Non esiste questa cosa. E allora perché ho inserito anche i quantum dots? L'ho fatto perché sapevo che nel momento in cui, ed è arrivato il momento, bisognerà fare una sperimentazione su cellule, applicando la patch alle piastre di Petri non si sarebbe sviluppato un campo elettromagnetico e neanche un trasferimento di carica. Perché? Perché i materiali piezo e piroelettrici, se generano qualche carica con il vetro della piastra di Petri, poi devono avere la differenza di potenziale e sulla piastra di Petri non ce l'hanno. Ed ecco perché ho inserito anche 3 tipi di quantum dots che trasmettono il segnale anche al paziente, ma lo trasmettono soprattutto nelle sperimentazioni cliniche biologiche che in questo momento sono in atto. Per cui è una patch che è stata pensata veramente per andare a creare un varco all'interno della risoluzione di questa problematica che sta infestando il mondo, che è la deglutizione disordinata, e è stata anche creata per creare questo varco non solo a livello clinico, ma anche per avere delle dimostrazioni scientifiche di tipo biochimico molecolare e poi di studi magari in doppio cieco fatti in università su pazienti, e quindi è stata già concepita con tutta una serie di strumenti all'interno per poter poi espletare le sue funzioni. Quindi siamo arrivati in fondo alla spiegazione, manca soltanto di raccontarvi un ultimo aneddoto che riguarda il nome, cioè per quale motivo siamo andati a dare questo nome, sono andato a dare questo nome a questa patch, e il motivo è per un bug presente all'interno del traduttore di Google, per cui inserendo, volevo trovare un nome in latino, perché mi piaceva che questa patch avesse un nome latino, che è poi una lingua riconosciuta a livello medico anche in tutto il mondo, e ho scritto su Google, ora ve lo faccio vedere, Google come si dice deglutire in latino, e lui mi ha risposto irundo, perché io la volevo chiamare deglutire la patch. Ovviamente questa risposta è assolutamente sbagliata, perché in latino non si dice irundo, deglutire, ma perché lui mi ha detto irundo? Perché dovete sapere che dovete sapere che eccolo, quando voi inserite una parola in italiano all'interno del traduttore, per tradurre in inglese, Google non la prende in considerazione, ma prende in considerazione la traduzione in inglese della parola che voi state scrivendo in italiano. E siccome in inglese deglutire si dice swallow, e siccome in inglese swallow significa sia deglutire che rondine, nel momento in cui ho chiesto a Google come si dice deglutire in latino, lui ha tradotto come si dice swallow in latino, e invece di scrivere deglutizio o qualcos'altro ha scritto irundo, che è la traduzione di swallow intesa come rondine. Quando me ne sono accorto era troppo tardi, perché ormai avevo registrato a livello europeo per 10 anni il marchio, ma siccome era veramente bello questo nome e mi piaceva veramente tanto, ho pensato
di lasciarlo così. Quindi ormai questo è stato registrato in Europa, per i prossimi 10 anni Irundo è e Irundo sarà. C'è un bellissimo marchio che trovate stampato su tutte le confezioni e vado a concludere questa mia relazione dandovi quelli che sono i recapiti a cui spero voi vogliate rivolgervi per scrivermi, per avere delle lucidazioni, per chiedermi se volete ulteriori video in merito, per chiedermi dove potete andare a essere curati, perché c'è sul sito irundoforlife.it c'è l'elenco di tutti gli utilizzatori nazionali nella sezione contatti, ce ne sono tantissimi per ogni regione europea, oppure se volete semplicemente delle informazioni, e quindi ora vi metto tutte i recapiti, questa è la mia mail a cui potete scrivermi. Questo è il sito smilife.it, che è la società che si occupa di commercializzare l'Irundo in Italia. Questo è il sito irundoforlife.it, dove potete andare a leggervi tutto quello che vi ho detto adesso e vedere i video su come si utilizza l'Irundo. Questo è lo shop smilife.it, accessibile solo a figure mediche, quindi medici, odontoiatri, fisioterapisti, logopedisti e tutti gli operatori della salute abilitati ad utilizzare la patch Irundo. Quindi i pazienti non possono acquistare la patch perché non sono in grado poi di sapere come utilizzarla. Questa è la mail a cui potete scrivere, mi rivolgo agli operatori sanitari che vogliono acquistare l'Irundo, oppure andate sul sito, oppure, cosa molto molto più semplice, telefonate o mandate un messaggio WhatsApp a questo numero di telefono, vi risponderà Matteo in orari d'ufficio che potete trovare sul sito smilife.it nella sezione contatti. Ok? Quindi siete arrivati fino a questo punto, io vi saluto dandovi un'anticipazione di quello che è magari un futuro video che vorrò fare, che è il motivo per cui io sono andato a costruire un patch che interagisce con la deglutizione, perché vi spiegherò, vi farò capire bene a livello odontoiatrico che qualunque terapia voi vogliate effettuare non otterrete mai un successo completo, perché se c'è un disordine della deglutizione la lingua vi darà lo stop e vi metterà davanti a quello che è un limite invalicabile, ossia che nessun odontoiatra può lottare contro la muscolatura della lingua, perché avrà una sconfitta annunciata sin dall'inizio. Per cui io adesso mi rimetto qui in primo piano, vi saluto, spero che questa lezione possa essere stata chiarificatrice. Per qualunque cosa avete tutti i recapiti per potermi scrivere. Metterò questo video sul canale YouTube della SmileLife, lo pubblicherò sui miei canali social, sul mio profilo Facebook, sul mio profilo Instagram, sul gruppo Facebook per soli operatori del settore sanitario che si chiama Heart Guide Dentistry, e per cui sono certo che da oggi in poi chiunque vi chiederà come funziona la patch Irundo e come funziona la tecnologia HT, voi darete per certo una risposta assolutamente esaustiva. Quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata, e per tutti coloro che ne vorranno fare uso vi auguro un buon Irundo a tutti. Grazie ancora.